Bene, negli anni Tangentopoli, insomma, a partire dal 92 fino al 94 io ero in liceo scientifico, dal secondo al quarto anno, quindi una fase anche insomma, della mia vita in cui ero molto giovane, seguivo la politica, però diciamo forse non in maniera così approfondita, anche un momento di ribellione verso i professori, verso la famiglia, i genitori. E in quegli anni sono stati tre gli episodi forse che mi hanno colpito maggiormente, e che hanno anche comunque poi determinato un maggiore interesse per la politica, no? Hanno determinato anche un po', segnato anche lo sviluppo personale. Il primo senza dubbio è nel maggio 92, l'assassinio di Falcone. Ricordo molto bene, una mattina a scuola, professoressa Tarli, professoressa di italiano e latino, molto... Professoressa ha una forte personalità, diciamo una classe di liceo scientifico sperimentale, prevalenza maschile, una classe molto difficile da tenere in pugno, diciamo, e lei lo faceva sempre con molta personalità e anche con molta ironia. Professoressa tra l'altro che ricordo con molto piacere. E entrò in classe in lacrime e noi non capivamo il vero motivo, poi ci ha spiegato, ovviamente eravamo tutti al corrente dell'omicidio del giudice Falcone, però forse non avevamo colto, probabilmente a causa della giovane età, dell'immaturità, diciamo, la tragicità dell'evento, soprattutto perché fu effettivamente rivisto oggi un vero e proprio atto di guerra, quindi insomma, fatto così sul suolo italiano, rispetto a un magistrato così importante che stava diciamo, svolgendo una battaglia così importante contro la mafia. E dall'altro perché, ripensando poi alle sue parole, probabilmente c'era la percezione che probabilmente questa rivoluzione che si stava cercando di mettere in atto per rendere il paese migliore, diciamo, per rendere il paese meno corrotto, per combattere le mafie, la corruzione, probabilmente avrebbe incontrato delle resistenze enormi, sarebbe stata bloccata dalle forze della conservazione, no? Quindi diciamo forse la disillusione adesso col senno di poi, ripensando a quelle lacrime, di una professoressa di una persona di cultura, una persona onesta, una persona che veramente sperava nel cambiamento, la disillusione, quindi già sul nascere di questa rivoluzione già si capiva, forse chi aveva la maturità e la sensibilità per farlo capiva che forse non sarebbe andata fino in fondo, e probabilmente così è stato. Poi il secondo evento che mi ha colpito particolarmente è il 93, aprile 93, l'episodio delle monetine a Craxi, Hotel Raphael, e quindi quella bolgia che tira di tutto. Mi ricordo questa giornalista che dice stanno tirando di tutto. Sì, diciamo lo stupore nel vedere, al di là del fatto naturalmente delle responsabilità indubbie di Craxi che poi sono emerse, diciamo responsabilità sia proprio giudiziarie ma anche storiche, no? Rispetto a un certo modo di fare politica, lo stupore di quegli anni era, diciamo, di un ragazzo giovane, un ragazzo di 14-15 anni, che probabilmente non immaginavo che un paese così poi ingessato, anche molto moderato, molto conservatore come l'Italia, c'è lo stupore di vedere quel gesto così eclatante. Prima di tutto, e poi forse con la consapevolezza ulteriore negli anni, il capire che probabilmente un paese che molto spesso è forte con i deboli e debole con i forti. Insomma, in quel momento lì forse era facile attaccare Craxi, nonostante le sue responsabilità, e naturalmente probabilmente questo non sarebbe stato fatto prima, fine anni 80, quando naturalmente probabilmente tutti sapevano, perché poi insomma è emerso che effettivamente la corruzione era già dilagante, però nel momento di massima forza, cioè nel momento come dire, di massimo potere, naturalmente nessuno si sarebbe permesso di contestarlo pubblicamente. Poi nel momento ormai come dire, della sconfitta, un attacco che forse era anche eccessivo. Quindi questo è il secondo ricordo. Il terzo è l'episodio del 94 durante la Coppa del Mondo di calcio negli Stati Uniti, semifinale Italia-Bulgaria, 2-1, doppietta di Baggio, che tra l'altro si infortuna e non riesce poi, cioè gioca la finale, però è comunque a mezzo servizio al 50%, diciamo.
e il cosiddetto decreto salvaladri, che è questa, adesso non ricordo nel dettaglio, comunque era una misura del governo Berlusconi per rendere più difficili le condanne per corruzione, quindi il cosiddetto decreto salvaladri, che era stato presentato sulla Presidente della Repubblica per la firma a poche ore dalla semifinale. E quindi però naturalmente ci fu poi, se non sbaglio, una conferenza stampa, ricordo, di Mani Pulite, che denunciava questo tentativo un po' di presentare una legge, che comunque un decreto legge che aveva dei risvolti particolari in un momento in cui il paese era concentrato su una semifinale di calcio. E naturalmente io ero tifosissimo di calcio e tra l'altro tifosissimo della Juve e di Baggio, quindi quella finale, quella semifinale ero concentratissimo sulla partita, però già ricordo effettivamente lo stupore nel vedere comunque con un provvedimento così importante fosse presentato in una fase così delicata, quindi effettivamente nonostante la corruzione, nonostante Tangentopoli, nonostante gli avvisi di garanzia di quegli anni, nonostante il collasso di tutta la classe politica, che nel 1994 c'è il governo Berlusconi, c'era comunque ancora un'idea alta della politica, se vogliamo, quindi è un po' lo stupore nel vedere che un decreto così importante fosse sottoposto così per sviare l'attenzione dell'opinione pubblica.